Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di gennaio 2023. Abbiamo la carta del mago, amici del Capricorno, periodo di nuovi inizi. Quando c'è il mago è perché siete nel pieno potere personale di trasformare la vostra realtà. Il mago è l'alchimista, colui che trasforma l'energia pesante in energia preziosa. È anche una carta di azione ed è una carta con un forte, diciamo, divino maschile. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono generali e potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste complementare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Se non sapete come unire questi tre oroscopi, sotto nella descrizione del video trovate un link che spiega come farlo. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, e altri link a video che potrebbero interessarvi, insomma. Allora, cari amici del Capricorno, devo dire che partiamo molto bene con un 10 di coppe, dopodiché abbiamo la ruota della fortuna, la carta della giustizia, l'asso di spade al contrario, la temperanza, la torre e il matto. Allora, il 10 di coppe e anche la ruota della fortuna, che comunque è un 10, mi parla di un arrivo, un compimento. C'è qualche cosa che è arrivato al risultato, alla chiusura. La ruota della fortuna parla anche di cicli karmici proprio. E normalmente è una carta molto positiva. Può essere che con questo 10 di coppe, appunto, ci sia questa sorta di appagamento da un punto di vista emotivo o che proprio si sia fatto un passo in vista di allargare la famiglia piuttosto che di magari, non lo so, andare a convivere. È stato fatto un passo che ha portato alla conclusione di una questione, al compimento, al risultato e difatti poi abbiamo questo nuovo inizio. Nel caso non abbiate nessuno, il 10 di coppe può semplicemente essere che abbiate raggiunto una fase della vostra vita dove siate tutto sommato appagati, ok? Dove abbiate raggiunto comunque dei risultati e a livello familiare o comunque emotivo siate, diciamo, in luce. Ehm, la ruota della fortuna, come vi dicevo, parla di fortuna, di cicli karmici, ma parla anche di destino e anche la giustizia, no? È un po' una carta di destino, nel senso che la giustizia divina colpisce e taglia quello che non serve più per portare in equilibrio i due piatti della bilancia. Vi faccio notare che avete anche la carta della temperanza, che è proprio una carta di riequilibrio, ok? E abbiamo questo asso di spada al contrario nel mezzo. Ho come la sensazione qui che ci sia qualche tipo di verità che debba venire alla luce, che ci sia qualche questione da legalizzare, da chiarire o semplicemente anche solo da definire, però qui c'è qualche cosa che appunto, ha bisogno di essere riequilibrato e qui lo vediamo. Ha bisogno, quando c'è la giustizia si parla sempre di qualche cosa che deve essere regolarizzato, magari per qualcuno ha a che vedere con qualche questione burocratica. Se così fosse, vi dico che nel prossimo periodo ci sono buone probabilità che si arrivi a un risultato positivo per voi. Il punto qual è? Che vedo anche la torre, ragazzi, e c'è la giustizia. Quindi qui per riportare in equilibrio quello che bisogna tagliare è fondamentalmente quello che è legato al proprio ego, scusatemi, al proprio ego, oppure a qualche tipo di certezza che voi avete avuto fino ad adesso e che fondamentalmente non vi serve più. Interessante perché terminiamo con un matto, che è di nuovo una carta di nuovi inizi. Quindi abbiamo conclusioni, conclusioni, ristrutturazione o destrutturazione, nuovi inizi e anche il mago, come avevo detto all'inizio,
parla di nuovi inizi, di azioni. Quindi guardate, allora, se avete già diciamo, c'è questo traguardo che è stato raggiunto, è come se cambiassero un pochettino le dinamiche all'interno della relazione. Non è un cambio né in positivo né in negativo, è semplicemente un cambio che vi dà la possibilità di riportare in equilibrio certe situazioni. La temperanza, ragazzi, parla anche proprio di guarigione psicofisica, quindi se state attraversando un periodo un po' impegnativo da un punto di vista burocratico che magari vi drena a livello di energia o cose di questo genere, o se c'è qualche questione da appunto legalizzare che vi sta drenando, ho come la sensazione che arriveranno a compimento, ok? Vi ricordo che queste due carte sono due carte di cambiamento molto positive. Allora, andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa riesco a dirvi di più. Voi tenete sempre presente che comunque il tempo è fluido e che siete voi che dovete, diciamo, adattare la lettura alla vostra realtà. Andiamo, ok. Abbiamo un 4 di spade per il 10 di coppe e un 9 di pentacoli al contrario. Il 4 di spade è una carta che ha la stessa energia della temperanza, a livello di guarigione, a livello di prendersi un tempo per riuscire a ricaricare le pile, mi verrebbe da dire. Il 9 di pentacoli è una carta di amor proprio. In questo caso ho come la sensazione che qualcuno qui sia un po' troppo assorbito probabilmente dalle questioni familiari. È un po' come se si stesse cercando di fare di tutto e di più per cercare di far star bene la famiglia, però alla fine non dedicate tempo a voi stessi e questo vi sta un po' drenando. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 10 di bastoni e un 10 di coppe, quindi 10, 10, 10. Il 10 di coppe si ripete. Sì, ripeto, è di nuovo il portarsi addosso troppi pesi, come ci dice il 10 di bastoni. Qua sono 3 10, quindi è il caso probabilmente di cambiare alcune dinamiche all'interno della famiglia, come vi dicevo, o della relazione. Se non avete nessuno, può essere il vostro modo di vedervi o di gestire o di approcciarvi ad una relazione. La giustizia parla di rimettere in equilibrio, di rimettere in ordine, di tagliare quello che non serve più. Quando arriva il 10 di bastoni è perché bisogna sempre, in un certo senso, deresponsabilizzarsi. E qui abbiamo la Torre, arriverete a farlo. Andiamo a vedere la giustizia. La regina di pentacoli e il 5 di spade. Allora, ragazzi, guardate, potrebbe essere che con questa giustizia, questa regina di pentacoli, ci sia qualche figura che potrebbe fare riferimento a una madre, visto che è una regina di pentacoli, ma anche magari un'educatrice, un'amica, una zia, insomma, qualcuno che è vicino al vostro ambiente familiare che crea un po' di confusione. Io non dico che lo stia facendo intenzionalmente di mettere zizzania, però probabilmente ha un modo di vedere le cose questa persona che è un po' costrittivo. Potreste anche essere voi. Tenete presente che quando c'è la regina di denari è sempre quella donna che si sacrifica per la famiglia, quello che vi dicevo un po' qui, ma perché sia tutto in ordine, tutto perfetto, perché tutti i bisogni del familiare siano soddisfatti, mette sempre in secondo piano se stessa e soprattutto l'evoluzione di tipo spirituale. E in effetti qui abbiamo una sorta di confusione anche mentale con questo 5 di pentacoli. C'è da rimettere in equilibrio, appunto, quello che è il vostro pagamento con quello che sono i vostri doveri e diritti. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo la regina di spade e la temperanza nuovamente. Sì, semplicemente la regina di spade vi dice che è ora di fare dei piani, è ora di fare un programma, è ora di tagliare quello che non serve più. E tagliare quello che non serve più non è necessariamente riferito a una persona, ma semplicemente, ok, fino adesso io mi sono occupato o occupata di questa cosa, non ce la faccio più perché sto avendo troppi impegni, mi sento troppo sovraccaricata o semplicemente ho bisogno di riposarmi un po', cioè perché ci sta, è lecito, non siamo robot. Di conseguenza questa cosa qui da adesso in avanti la fa qualcun altro. O la fai tu, o se siete in una famiglia, diciamo, con figli anche, può essere, non lo so, che ognuno si fa il letto o cose di questo genere, no?
c'è da rimettere un po' a punto le regole familiari, mi viene da dire, o le regole di coppia. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo la regina di coppe e il 9 di coppe, ragazzi. Di nuovo, regina di denari, regina di coppe. In questo mazzo, nello specifico, la regina di coppe è disegnata come una donna incinta. A me ricorda molto come energia quella dell'imperatrice. Giustamente anche l'imperatrice rappresenta la gravidanza. Qui si tratta del modo di essere madri di voi stessi. Con il 9 di coppe al contrario c'è una sorta di energia statica. È come se qui foste un po' troppo influenzati da un'energia esterna e voi aveste bisogno di sentire di nuovo qual è la vostra. Ho come la sensazione che avete bisogno di diventare un po' eremita, qui manca la carta dell'eremita, e però la rivedo un pochettino qui nel 4 di spade perché è proprio il prendersi un periodo per se stessi, che è quello che non si prende. C'è bisogno di ricaricare le pile fondamentalmente, si è troppo drenati da questa situazione. Andiamo a vedere la torre. Abbiamo un re di coppe, un 2 di bastoni e un 8 di pentacoli al contrario. Sì, ragazzi, guarda, si è girato anche il 10 di pentacoli. Si tratta di creare, quando arriva la torre, è un momento di reset, è un momento dove si tira una riga e si ricomincia da capo. Qui si tratta di guardare al futuro fiduciosi, cambiando proprio quello che è la quotidianità che avete adesso. E guardate, arriva poi il 10 di pentacoli, arriva anche quello che è un appagamento da un punto di vista pratico. Io credo che qui si tratti di una relazione, di una famiglia, di qualche tipo di unione, se per caso per voi vibrasse come una stesa di lavoro, anche se questa dovrebbe essere una stesa sulle relazioni, però comunque c'è una sorta di soddisfazione iniziale nell'aver raggiunto questo obiettivo, però ecco, diciamo che le cose ancora non sono in equilibrio perché siete un po' troppo sovraccaricati da un punto di vista pratico all'interno della relazione di questa situazione. Verso la fine del periodo, ragazzi, cambiano gli equilibri. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 5 di pentacoli, che è un po' l'energia del 9 di pentacoli, al contrario, la carta dell'appeso e il fante di coppe. Ho come la sensazione che certe cose non si possano cambiare, però farete di tutto per cambiare quelle che in realtà sì si possono cambiare. Ehm, Però non vi preoccupate perché vedo che questa torre vi porterà questo peso, cioè un modo nuovo di vedere le cose. Avendo sia il matto che questo fante di coppe, vi dico che potrebbe arrivare un nuovo entusiasmo all'interno della relazione, all'interno di questa situazione, nuove idee. Ragazzi, per qualcuno si potrebbe trattare di figli, mm? Perché abbiamo comunque diverse figure che parlano di figli. Qui potrebbe anche essere che abbiate raggiunto un'unione familiare come coppia, ma che vi manchi, per sentirvi una famiglia, diciamo, completa, appunto, che vi manchi la figura di questo figlio. Vi dico, alla fine del periodo è, diciamo, c'è più energia in quel senso rispetto all'inizio del periodo, se state cercando dei bambini, ok? Va bene, andiamo ancora a vedere un paio di oracoli. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che mi lasciano i commenti, io li leggo sempre, anche se non ho più tanto tempo di rispondere. Voglio ringraziare le persone che mettono like, le persone che condividono, insomma, che supportano sempre il mio canale, quindi grazie a tutti. Fotografia. Allora, questa carta è una carta che parla ehm, di fare nuovi ricordi, di creare nuove foto, perché è un po' come se vi dicesse che siete
State ricordando ancora qualche cosa del passato. Io in realtà qui non ho tanti riferimenti al passato, anzi nessuno, devo dire. A parte la ruota della fortuna. Però ragazzi, si tratta di fare nuove memorie, andare verso il nuovo, rinascere, nuovi inizi, nuovo entusiasmo, nuove idee. C'è un po' da passare, guardate, uno dei modi per superare in modo un po' più dolce i momenti torre è proprio quello di sfruttare la carta dell'appeso, di accettare fondamentalmente che la situazione è andata così e se è andata così è perché non poteva andare in altro modo che così. Tenete presente che quando ci sono i momenti torre è un po' come se fosse l'universo a mandarveli. Sono quei momenti dove veniamo reindrizzati nel nostro percorso di crescita. Allora, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Wow, potere superiore. Questa, non so se si vede, c'è una chiave che parte dal terzo occhio e sale. Ho come la sensazione che qui sarete un po' connessi mm, col terzo chakra, quindi potere personale, e il discorso del potere superiore è quella connessione, quell'idea, quella canalizzazione, quell'illuminazione che vi arriverà con il fante di coppe. Ah, ragazzi, tra l'altro non vi ho detto, se siete single nella seconda parte del periodo, vedo che potrebbero esserci delle conoscenze molto interessanti, mm, che potrebbero, insomma, farvi ritornare un pochettino l'entusiasmo, verso il mondo contrapposto al vostro, quindi se siete uomini verso il mondo femminile, se siete donne verso il mondo maschile. Essere imparziali. Guardate, bilancia da da tutte le parti, eh. Anche la temperanza, se non ha la bilancia, però parla comunque di equilibrio. Quindi cercate di essere oggettivi e non soggettivi, mi viene da dire. Cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista superiore, dall'alto, come dire, in grande, ecco. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!